Quando vi sentirete sicure con le catenelle, sarà il momento di cominciare a provare i punti. Ora i punti, dopo l'avvio con le catenelle, andranno lavorati nella parte superiore, nell'archetto superiore della catenella che abbiamo creato come base. Si salta sempre la prima catenella o se ne realizza una in più, perché è quella che simula il primo punto. Si lavora nella seconda e il gesto da fare è sempre questo, ragazze, è sempre andare a pescare il punto. Adesso dispo. Quindi dal dritto si entra nella catenella, si carica il filo sopra l'uncinetto e si tira il dritto. Questo è il gesto, ma non vi ho detto che punto facciamo, quindi si disfa. Adesso proviamo per prima cosa il punto bassissimo, andremo a salire piano piano. Il punto bassissimo serve tante volte per rinforzare un cordone, serve per spostarsi all'interno del lavoro in modo abbastanza invisibile, serve per chiudere l'ultimo punto sul primo in caso di lavori in tondo non a spirale. Come si fa? Noi abbiamo la nostra catenella, abbiamo saltato la prima catenella di base, nella seconda entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo, lo tiriamo fuori e lo facciamo passare anche nella catenella. Questo è un punto bassissimo, ma lo rivediamo. Nel punto successivo, sempre nell'archetto superiore, passo sotto l'archetto, sotto il filo, aggancio il filo, lo tiro al dritto e lo passo anche all'interno dell'anello che è rimasto. Il punto bassissimo è, come dice il nome, bassissimo, rimane una cosa con uno spessore minimo. Serve davvero in tante lavorazioni, non date per scontato niente, tutto serve nell'uncinetto. Anche qua la cosa migliore è esercitarsi facendone un po'. Tutti i chilometri che fate adesso di punti vi aiutano a migliorare la presa sul filo, sull'uncinetto e sul lavoro. Questo vi permetterà poi, quando la vostra concentrazione dovrà essere sullo schema, sulle ripetizioni, su contare i punti, di non dovervi preoccupare anche di questa cosa. Eccolo qua, il punto bassissimo in un lavoro pratico. Questo è un ciondolo per borse. Il gambo delle ciliegie l'ho realizzato prima con una catenella, ma sarebbe stata troppo magra, si sarebbe lasciata andare molto velocemente. E allora sono partita da una ciliegia, sono arrivata all'altra con la catenella, mi sono agganciata e poi cosa ho fatto? Sono tornata dietro con un punto bassissimo. Questo non ha alterato troppo lo spessore, è rimasto un cordino piuttosto ridotto come misura, ma di contro l'ha reso molto più robusto e molto più stabile.